Ben ritrovati amici, oggi parliamo di una penna che mi piace tanto tanto, è un recente acquisto, mi piace molto. Di cosa stiamo parlando o di chi sto parlando? Sto parlando di Pineider che ultimamente grazie a questo ingresso d'eccellenza di Dante Del Vecchio ha cominciato a produrre delle penne stilografiche veramente da leccarsi i baffi. Andiamo a vedere come sono fatte, ma mettetevi comodi perché vale la pena spendere anche due parole su questo marchio. Per chi non lo conoscesse, anche se può sembrare strano, vale la pena capire di chi stiamo parlando. Allora, andiamo a vedere intanto di cosa si tratta, che ve lo racconto mentre estraggo. Ma cominciamo dalla confezione, perché comunque anche in questo c'è una cura dei dettagli, un'attenzione che secondo me va messa in evidenza. Quando il produttore decide di corredare un oggetto con qualcosa di così elegante ed altrettanto prestigioso come è il suo contenuto, significa che insomma crede nel prodotto e anche c'è questo insomma vezzo di coccolare un po' il cliente, come è giusto che sia. Stiamo parlando della grande bellezza di Pineider. La grande bellezza è una penna che appartiene alla serie Gemstone, sono 4 colorazioni, ma prima di arrivare alla penna concedetemi qualche parola su Pineider. Pineider è uno dei marchi più noti al mondo, un marchio italiano, è nato a Firenze verso la fine del Settecento, conosciuto per la qualità delle sue carte, carta da lettera, carta con fregi, carta filigranata, carte da scrittura, partecipazioni, annunci. Una carta apprezzata, vi dicevo, in tutto il mondo, scelta da registi, attori importanti, così come personaggi pubblici molto importanti. Basti dire così un dato fra i tanti che la nostra Repubblica Italiana l'ha adottata come carta per il G8 per esempio, quindi stiamo parlando di altissima qualità e di un marchio che ci rappresenta davvero nel mondo. Sapete tutti che dopo così la separazione, questo divorzio tra Visconti e Dante Del Vecchio, questo importante progettista e geniale progettista ha trovato un accordo con Pineider, che Pineider aveva già richiesto ancora, il direttore diciamo, aveva già chiesto una collaborazione, ma insomma adesso è diventata una cosa molto più autonoma. Se si può dire, Pineider appartiene al gruppo Rovagnati, tanto è vero che uscirà una penna non commercializzata ma espressamente dedicata al matrimonio del figliolo. Insomma, oggetti di qualità, di indubbio piacere estetico, con finiture, non nascondiamolo, anche lussuose, ed effettivamente possiamo notare come anche lo scrigno che accoglie la penna sia veramente di ottima finitura, adeguato all'oggetto che andiamo ora a vedere. Quindi prima di passare alla penna, ecco che volevo questo preambolo per dirvi che nel cofanetto troviamo anche lo spazio, come vedete, come se fosse un piccolo cassetto portalettere, un piccolo scrittoio veramente molto bello. Troviamo per l'appunto la presentazione di Pineider. Guardate che bello questo chiamiamolo così, rilievo, riesco a farvelo vedere in controluce appena si vede un pochettino, sulla carta poi un avorio bellissimo, qui c'è la documentazione, la garanzia e un esempio, un piccolo kit di lettere, carta da lettera, da poter utilizzare con questa penna. E adesso, signori, andiamo a vederla. Prima di procedere ancora, la penna, lasciatemi dare 2 informazioni sulle penne prodotte da Pineider. Conosciamo la Avatar, che è una penna molto bella, molto ben realizzata, forse quella di ingresso nel mondo Pineider. Poi c'è questa serie, la Gemstone, intitolata La grande bellezza, in omaggio a questo film, così come Avatar, ci spiega Del Vecchio, rappresenta e richiama il titolo del film. Questa è disponibile in 4 colorazioni, questa è la lapis, ma ci sono appunto altre colorazioni che richiamano le gemme,
stelle, quindi i minerali, e anche un occhio di tigre che ha una colorazione giallo, arancione, ocra, insomma molto bella. Della serie Gemstone, la grande bellezza, fa anche la serie Arco, che ha un prezzo un pochettino più importante di questo, che già si colloca nella fascia alta delle penne stilografiche, ed è senza dubbio molto bella, condividendo però poi l'elemento caratteristico che è il pennino che andremo a vedere. C'è anche il Mystery Filler, che è l'ultima arrivata sul mercato con questo sistema di caricamento davvero innovativo. Bene, veniamo alla penna. La penna è bella, ci mancherebbe altro che non fosse così, perché c'è tanta ricchezza di materiali, tanta ricerca nel mettere a disposizione ogni elemento che possa raccontare qualche cosa. Lo vediamo fino dalla parte sommitale del cappuccio, lo ritroviamo poi ancora, come vedete, una ricerca nella clip, e anche questo materiale, che è vero che è una resina composita, perché ci sono dei materiali che la arricchiscono, e anche al tatto assomiglia davvero di più all'apis, quindi alla gemma, al minerale, che a una resina. La sensazione non è quella di maneggiare un corpo in plastica, anche per via del peso. Ecco qua questo fondello di cui parleremo fra poco, come vedete è metallo. Già, perché una delle caratteristiche di questa penna è la chiusura attraverso una clip magnetica. Eccola qua, come vedete si tira dentro la penna. Allora, un occhio alla veretta. La veretta di Pineider, oltre al marchio che vedete, ha inciso il pangramma dell'Asidog, Quick Jump, eccetera, quello che insomma tento di risparmiarvi e di non infliggervi ogni volta che provo una stilografica. Quindi c'è una finezza anche nell'incisione che è adeguata a tutto lo stile della penna. Ma veniamo alla parte, quella saliente. La parte saliente è il pennino, un pennino che del vecchio ci dice Hyperflex, e vi assicuro che è veramente così. Ci dice che non è un pennino calligrafico, eppure a mio avviso ricorda molto i pennini, intanto quelli vintage di una volta, quelli degli anni 50, degli anni 40, per la leggerezza con la quale si può scrivere con questo pennino, per il modo attraverso il quale si appoggia alla carta e rende una penna che tutto sommato è pesante, perché è una penna abbastanza pesante, la rende di una leggerezza unica. Vi faccio vedere perché c'era questa parte in metallo, in modo che calzando il cappuccio, come vedete, ancora una volta c'è questo magnetismo che lo tiene saldo. La parte diciamo che non vediamo della penna è questa qua, quella all'interno, che prevede per l'appunto un innesto a cartuccia, un caricamento a cartuccia, oppure a converter, che viene fornito in dotazione. Vi faccio vedere anche una sezione della resina che sembra veramente molto vicino alla celluloide, non è propriamente una plastica. Andiamo a vederla anche in controluce. Guardate com'è bella e come anche riesce a far trasparire la luminosità. Non è certamente un corpo in celluloide, ma si avvicina molto, è fatta veramente bene, non ve la fa rimpiangere assolutamente. Osserviamo altri aspetti, per esempio l'innesto, la filettatura generosa, abbondante, metallo. Certamente questa parte terminale in metallo, che è l'impugnatura, serve non solo per richiamare l'elemento magnetico del cappuccio, ma veramente la impreziosisce e poi la rende molto solida nel momento in cui andiamo ad innestare il corpo. Abbiamo proprio una penna bella. Non vi ho ancora parlato del pennino, perché a questo punto, più che parlarvene, ve lo farò vedere, vi farò vedere come scrive. La parte terminale dell'impugnatura ha una sorta di zigrinatura, cioè non è perfettamente liscia, ed è anche un modo, l'indicazione che ci
perviene in maniera tattile quando ci avviciniamo proprio verso il termine del fusto della penna, ed è molto comoda l'impugnatura, anche se non sono un amante delle penne con la parte del gruppo scrittura in metallo. Questa, devo dire, mi piace molto. La parte bella, ma veramente bella, è quella del pennino. Vediamo se riesco a metterlo in rilievo come merita. Questo è il vero punto di forza della penna. Innanzitutto è molto bello per due motivi: per la qualità dei fregi che troviamo, persino il logo Pineider, la scritta Pineider, il quill nib, che è il nome che è stato dato al pennino, questo pennino Hyperflex, ovviamente in oro, non ve l'ho detto, lo do per scontato, scusatemi, oro 585. Abbiamo poi la gradazione EF che vedete riportata tra la scritta Pineider e la tipologia del pennino, e altri eleganti fregi, così come il foro fatto a mano, ma tutto il pennino è fatto a mano. E questo posso dirvi, cari amici, che avendone provati prima di acquistarlo, ne ho provati almeno 3 o 4, sono veramente fatti a mano, perché ognuno scrive in maniera leggermente diversa. Qualcuno è un po' più sottile, qualcuno un po' meno, qualcuno un pochettino appena più morbido o più rigido, ed è una caratteristica proprio della artigianalità. Come vedete, vi dicevo prima, questa parte zigrinata, e anche, infilando nuovamente la clip, il pangramma di cui vi parlavo prima. Eccolo qua, scritto su 2 righe, a significare proprio la cura anche dell'incisione. È una bella penna, veramente molto bella, e adesso la mettiamo alla prova. Sebbene Pineider produca anche degli inchiostri, questa volta l'ho caricata con il Kaweco Royal Blue, che è un inchiostro che sto provando, di cui avrete presto la recensione, e devo dire che mi piace molto, ha un bel colore. Allora, sebbene Del Vecchio ci dica che non è un pennino calligrafico, per chi diciamo come me utilizza anche quelli, invece devo dire che si avvicina parecchio come sensazione a quel tipo di scrittura. Innanzitutto vedete i 2 tagli laterali, richiamano alcuni pennini calligrafici Brauss oppure ornamentali, quei pennini a freccia, molto belli. Allora andiamo a vedere come se la cava. Comincio con... ah sì, è stata un po' aperta, portate pazienza. Allora, scrivo in stampatello come fosse una penna da appunti normalmente. Pineider, la grande bellezza. La prima cosa che mi viene a mente mentre sto scrivendo è che, sebbene la penna sia una penna pesante, non si sente per niente il peso. Pennino è molto gradevole, molto ben bilanciata, sebbene il peso gravi comunque sulla parte dell'unità di scrittura, ma è anche giusto così come esistono tuttora gli stilofori, che hanno per l'appunto un bilanciamento Royal Blue. Dobbiamo provare come se la cava in velocità, ma certo che dobbiamo, perché è una penna che, vi ho detto, ha un costo, viene proposta con questo prezzo psicologico di 398 euro, che insomma sono 400 euro. Una penna che vale questi soldi deve scrivere da sola, e anche bene, e questa lo fa. Bisogna essere onesti, è una bellezza anche, vedete, scrivere degli appunti. Vogliamo scrivere veloce, ma certamente veloce, perché si fa governare e ci accompagna proprio come è giusto che sia. Proviamo, sebbene non sia un inchiostro tra i più, come si dice, tra i più fluidi, guardate, la penna scrive anche appena muovendola. Facciamo anche una prova su una carta, che questa è una carta, come vedete, di quelle da mettere nei raccoglitori, quindi una carta economica con una finitura non proprio levigata. Movimento di risalita, stiamo parlando di un pennino extra fine, non fa una grinza, scorre benissimo, ovviamente anche in tutti gli altri movimenti, ma non è questa la sua carta, perché merita molto di più. Anzi, spero che non mi abbia visto il signor Pineider, che produce carte ben più blasonate.
andiamo a prendere una carta che è quell'altra che uso come riferimento per le mie prove. Allora, abbiamo detto un quaderno Pigna Style perché magari vogliamo appuntare o utilizzarlo per delle prove di scrittura. E allora cominciamo di nuovo lo stampatello. Qua già la musica cambia un pochettino. La penna ci concede, comincia anzi a concedersi perché il pennino comincia a muoversi a suo agio. Bellissima, non ci sono altri termini per parlare di una penna come questa. Che cosa, qual è la caratteristica di questo pennino? Che se mi tengo leggero è un extra fine a tutti gli effetti, un extra fine che però è molto scorrevole. Sentite che non ha alcun tipo di attrito sulla carta, è davvero molto scorrevole. Nel momento in cui intendo dare appena un po' di pressione, proprio come con i pennini di una volta, ecco qua che il mio tratto cambia spessore. Se decido di dare un po' più di pressione, però non troppa, mi raccomando, perché stiamo parlando di pennini che sono, insomma, hanno dei limiti anche nella tensione, è di una piacevolezza unica e tutto avviene in maniera molto omogenea. La qualità, cioè il grado di flessibilità che un pennino come questo possiede è proprio quello che è giusto avere in una penna stilografica. Nel momento in cui andiamo a chiedere un pochettino il rinforzo, vedete, viene in maniera naturale perché è il tratto, è la penna stessa, cioè è il momento della curva, dell'asola, del ritorno, del rientro che crea e determina questo. Quindi bella, 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 e ora la proviamo sulla carta Rhodia. È ancora più bella, ma come è lecito immaginarsi. È proprio bella. Il pennino è F, e l'inchiostro abbiamo detto essere Kaweco. Cosa possiamo dire alla fine di una prova come questa? Che la penna certamente è una penna che non nasconde diciamo il suo piacere estetico, non nasconde un certo compiacimento nelle finiture, nel lusso che porta con sé, perché comunque si vede che è una penna dotata anche di finiture che vanno a fare anche la gioia del cliente finale, questo è fuori dubbio. Però c'è una qualità dei materiali che senza dubbio è all'altezza del marchio, prima di tutto all'altezza della progettazione per quel che riguarda il pennino, perché mi ha sorpreso e sapete anche tutto sommato come la penso sulle penne stilografiche. Stiamo già parlando di uno strumento, di questo in particolare, che ha un prezzo impegnativo, perché non è la penna da 100 euro, non è neanche quella da 200 euro. 400 euro significa un esborso consistente, può essere il regalo, può essere qualcosa che insomma ci compriamo per gratificarci, ma i soldi devono essere spesi anche, non solo pensando all'oggetto quanto mi piace, anche nella qualità dell'oggetto, nella qualità del pennino, nella qualità dei materiali, e qui devo dire la verità, ho ritrovato tutto quanto. La consiglio sì, soprattutto a chi
vuole avere uno strumento che è un piacere, che gli dà il piacere della scrittura, un oggetto che, una penna che ha la sua consistenza, innovativa per molte cose, bella da guardare, da rimirare, possiamo dire, ogni volta che ce l'abbiamo sulla scrivania, che la prendiamo in mano, e soprattutto una qualità di scrittura che altre penne di oggi non hanno, cioè questa effettivamente è unica sotto questo aspetto. È un pennino che si chiama Hyperflex e lo è davvero, è molto distante da quello che Aurora ha introdotto recentemente, perché sono due cose diverse. È diverso dai pennini giapponesi flessibili perché fanno la stessa cosa ma in maniera diversa. Qui abbiamo effettivamente un mondo un po' a parte, cioè quel piacere, quel gusto di ottenere ecco, ve lo faccio vedere un po' ingrandito, una variazione di tratto che è naturale, che è quella proprio del pennino, è quella che si richiede né più né meno, con la lieve pressione che la mano impartisce al pennino ogni volta che andiamo per l'appunto ad arrotondare una consonante, una vocale, a fare una gambetta che termina in un certo modo piuttosto che un altro. E l'ultimo elemento, lo ribadisco, è che pur essendo pesante è una penna che è veramente leggera nelle mani e sembra proprio galleggiare sul foglio. Quindi complimenti a questo signor Del Vecchio, che non ha certamente bisogno del mio avallo per così essere noverato tra le persone certamente capaci in questo campo, e anche complimenti a Pineider per aver dato e offerto un marchio in più nel nostro panorama delle penne stilografiche, ma anche delle penne, perché non c'è solo la versione stilografica ma ci sono anche, se non sbaglio, roller e sfera. Una bella penna, un nuovo set e speriamo anche una lunga vita nella prossima produzione. Ciao a tutti da Marco Chiari.